Se c'è una cosa che ho capito da questo 2019 che ci siamo lasciati alle spalle è che bisogna sempre, e dico sempre, celebrare i propri successi e continuare ad inseguire i propri sogni. E in questo primo video del 2020 voglio condividere con voi appunto queste esperienze che hanno caratterizzato il 2019. Voglio celebrare con voi quello che è successo su Rockspace e i traguardi raggiunti nell'anno che abbiamo appena passato. E soprattutto voglio darvi tante notizie, voglio condividere con voi una gioia grande che riguarderà appunto questo 2020 e che in parte realizza uno dei sogni che avevo fin da piccolo. E ve lo dirò però dopo, alla fine di questo video. Voglio cominciare quindi proprio facendo un piccolo recap di quello che è successo in questo 2019, perché sono successe molte robe, tantissime, un sacco di cose pazzesche che se ci ripenso ho difficoltà a immaginare come sia riuscito a portare a termine tutte queste attività che ho fatto durante quest'anno. E penso anche alla gente che ho avuto accanto, senza la quale probabilmente adesso non starei girando questo video, che mi ha sostenuto, mi ha aiutato e mi ha sopportato davvero tanto. E non si tratta, ragazzi, di una frase fatta, dai? Se uno si dice sempre mi sopporta e mi supporta. No, qui c'è davvero il fatto che ho avuto davvero un caratteraccio complicato in questi mesi. Ho passato anche una fase di burnout, una fase di stress molto molto profondo, in cui avevo pensato anche di mollare tutto e di chiudere Rockspace, ve lo dico. Però ecco, grazie alle persone che mi sono state vicine, perché io al posto loro probabilmente non ce l'avrei fatta a sopportarmi. E in questo 2019 sono successe un sacco di cose, perché ho voluto, avevo un unico obiettivo in testa, avevo l'obiettivo di riprendere in mano la mia vita, di continuare e ricominciare a fare quello che amavo. Cosa succede? Che ci siamo costruiti, ragazzi, una società secondo me assurda, dove bisogna correre, correre, correre e tutto pesa sul cervello, cioè devi studiare, devi imparare, devi ripetere, devi saper comunicare, saper fare, dire, siamo bombardati da notizie, ma non abbiamo più il tempo di fermarci un attimo a meditare con calma, a riflettere su quali sono davvero le nostre priorità. E ho cominciato a farmi queste domande alla fine del 2018, quando ho deciso che non capivo perché mi ero fermato, cioè perché non facevo più quello che amavo. E allora ho deciso di riprendere in mano la mia vita e l'ho fatto inseguendo due delle passioni più grandi che ho sin da piccolo, il teatro e la musica. Ho cominciato iscrivendomi quindi all'Accademia di Chitarra, una delle accademie di musica e di chitarra elettrica più importanti in Italia e non solo, che è qui a Milano, per conseguire un diploma. Quindi ho iniziato un ciclo di studi che durerà 3 anni e adesso ho appena iniziato appunto il secondo anno. E in maniera forse anche alquanto sprovveduta, nel senso che c'è tanto lavoro dietro, c'è tanto sudore, però era necessario perché l'ho sempre voluto fare e non l'ho mai fatto. Eh, Perché cominci e dici al liceo, dici magari, sai, lo faccio appena finisco il liceo, così quando sono all'università riesco a gestirmela. Poi inizi l'università e dici non ho tempo, perché poi gli studi in fisica purtroppo, ragazzi, portano via tanto tempo, per chi se lo stesse chiedendo. E alla fine della laurea in fisica ho detto vabbè, lo faccio quando finisco la laurea, ma poi non lo fai perché cominci la specializzazione e dopo il master in fisica vai magari 6 mesi in Inghilterra e dopo i 6 mesi in Inghilterra ti ritrovi di colpo a lavorare e tra una cosa e l'altra il tempo passa e non ti rendi conto che non hai fatto quello che volevi fare perché hai sempre rimandato. E allora questo è il primo grande insegnamento che mi porto dietro da questo 2019, anche un pezzetto del 2018. Fare quello che vuoi fare e farlo subito. E appunto l'anno scorso ho deciso anche di seguire l'altra grande passione, la passione che quando avevo 19 anni
avrebbe segnato letteralmente il mio destino, cioè a 19 anni, 18-19 anni, ero davanti a un bivio: studiare fisica o andare a studiare teatro per fare l'attore. E ho scelto la fisica e non ho più fatto teatro, e questo è stato uno sbaglio. E quindi oggi voglio celebrare anche questo. Voglio appunto dire grazie alla possibilità che ho avuto di riprendermi in mano la mia vita e di seguire le mie passioni. E voglio ringraziare tutta la gente che ho conosciuto all'Accademia Paolo Grassi di Milano, gli insegnanti, e voglio ringraziarli del fatto che ho conosciuto, mi si sono aperti gli orizzonti, ognuno di loro mi ha regalato qualcosa, quindi è giusto in questo video ringraziare anche loro. E io sto ripercorrendo mentalmente l'anno che è passato e siamo arrivati quasi a giugno, è il mese in cui poi ho aperto ufficialmente Rockspace. E Rockspace è stato un altro grandissimo traguardo che ho realizzato in questo 2019, quindi abbiamo detto il teatro, la scuola di musica, ho cambiato anche lavoro, conoscendo gente pazza da tutte le parti d'Italia, completamente folle, a cui voglio un bene dell'anima, e che sono diventati più amici che colleghi, tra l'altro. E poi Rockspace che è il fulcro di questo 2019. Cavolo ragazzi, siamo già a 6 minuti, oggi questo video vado a ruota libera. È il fulcro Rockspace, perché? Perché è nato da uno scherzo con Dani, e Daniel è la persona che c'è dietro l'idea, è stato lui, e che devo ringraziare. Lui si firma sempre come Doug, lo vedete nei commenti spesso. Grazie a te Daniel, perché mi hai dato il coraggio di aprire questo canale, in maniera forse anche un po' sprovveduta, eh? La prossima volta non ti devo ascoltare. Ah, no. Eh, no, vabbè, ragazzi, è cominciato tutto con una telefonata, quindi non sapevo assolutamente a cosa andavo incontro. E pensare oggi quello che è successo in questi 30 video, pensare a come ho registrato il primo video, quello su Elvis Presley, e pensare come sto registrando questo, eh, due mondi completamente paralleli. Ed è vero, se da un lato però è vero che la pratica rompe la grammatica, e quindi il fatto che più fai video più hai confidenza davanti alla telecamera, dall'altro è anche vero che quando impari tante cose diventa difficile gestirle, cioè ti ritrovi la testa bombardata di nozioni e diventa complicato farle. E quindi a rafforzare l'idea e l'insegnamento grande che mi porto dal 2019, ovvero do it now, c'è il fatto che ti ritrovi paralizzato perché vuoi fare tante cose e non sai cosa fare. E ecco, YouTube mi ha aiutato a costruire le priorità, a stabilire un flusso di lavoro che sia giusto, equilibrato, e se da un lato ho faticato, perché ci sono stati dei momenti di burnout, come vi dicevo prima, in cui ho davvero faticato tanto, dall'altro ho imparato tantissimo. E i numeri di Rockspace non sono stratosferici, nel senso che non abbiamo, ancora non raggiungiamo 1000 iscritti, non ne abbiamo 10.000, non ne abbiamo 100.000, siamo 167 persone, però siamo 167 persone che ci credono e che credono ancora che la musica rock ci sia, a cui piace la musica rock, che credono nel racconto della musica rock, nelle curiosità che ci sono dietro, e che amano ascoltare buona musica e anche vedere buoni film con belle colonne sonore. Quindi sento che Rock Space fa parte già, è già, fa parte di me ormai, ed è una grande famiglia. Era nato come un progetto, diciamo, eh, quasi collaterale, è diventato il tutto di questo 2019. Doveva essere un progetto da mantenere a tempo perso, sai, la sera, e poi è diventato un fulcro. Eh, e questo lo devo celebrare, e lo celebro grazie a voi. Grazie a voi, perché senza di voi non avremmo raggiunto questi risultati. 167 persone che ci credono e che
perché ci credono. Quindi grazie ragazzi, grazie. E 30 video pazzeschi in cui è successo di tutto, da video da 50 secondi a video girati in altri posti d'Italia o di Europa, tipo in Croazia, video live che sono andati bene, video live che sono andati malissimo o che non sono andati come ci si aspettava, ma fa tutto parte dell'esperienza. E questa è un'altra cosa a cui dire grazie in questo 2019, l'esperienza. L'esperienza che mi avete fatto fare voi, perché chiedendomi le live mi avete fatto fare esperienza di cosa vuol dire controllare la chat contemporaneamente a 5 monitor ed essere lì. Ho capito che da solo non ce la posso fare. Eh, e quindi se ci sarà una prossima live, ragazzi, candidatevi sotto nei commenti perché avrò bisogno sicuramente di un regista o di qualcuno che mi aiuti a controllare tutto. E poi vi chiedo anche di commentare scrivendo se vi piace, cioè, che cosa ve ne pare di questa prima stagione. Quali video volete ancora vedere su Rockspace? Io personalmente penso che si continuerà con i video di storia del rock, quindi con le biografie e le curiosità dei grandi personaggi del rock. Ho già scritto la puntata su Little Richard e ho in preparazione la puntata sugli AC/DC che devo dedicare a Mauro. Mauro, l'altro attore del video trailer di questo canale, come sconfiggere la musica trap. Mauro che saluto e che Mauro ti dico che preparati perché ho già in testa altri video pazzeschi simili a quello, quindi quindi oggi vi ringrazio tutti. E poi che altro? Poi voglio condividere con voi tanti progetti. Il primo è che molto probabilmente aprirò il sito internet di Rockspace e ho intenzione anche di fare dei giveaway, quindi stay tuned, come si suol dire, perché ho intenzione di fare dei regali se commenterete sui video e quindi sai, il giveaway classico, sapete come funziona, insomma, ci saranno vinili in paio, magliette, altre robe. Sto progettando tutto. E in più avrò bisogno sicuramente di aiuto, quindi se avete voglia di aiutarmi, mandatemi un'email o mandatemi un messaggio privato, Pierfrancesco Conte su Facebook o su Instagram oppure sul canale di Rockspace. Scrivetemi perché mi farà piacere avere qualcuno con cui, ecco, dividere il lavoro. E, e poi un grande annuncio, ragazzi. Questo è l'annuncio, l'ultimo annuncio che devo fare in questo video, alla bellezza di 12 minuti, scusatemi. Ma ci sono tanti sogni che uno insegue nella vita e questo, diciamo, mi ricollego all'inizio di questo video. Il sogno, ognuno di noi ha tanti sogni. Io volevo fare l'astronauta quando ero piccolo, per questo poi ho deciso di studiare astrofisica. Poi alla fine ho capito che non volevo davvero fare l'astronauta, però ecco, ognuno di noi ha tanti sogni. Più però si vuole realizzarli e più c'è la possibilità che, come diceva Paolo Coelho nell'Alchimista, l'universo trami perché i tuoi desideri si realizzino. E tra le persone che devo ringraziare in questo 2019 c'è Leandra Puntarello. Leandra Puntarello che sarà la mia partner in un'avventura pazzesca in cui lei stessa mi ha coinvolto e infatti Leandra mi ha chiamato un giorno e mi ha chiesto: senti, ma ti piacerebbe lavorare con me in radio? E a quel punto mi si sono illuminati gli occhietti e il cuoricino e quindi ragazzi sì, con questo video vi do anche questo grande annuncio che per me è la realizzazione di un sogno, la possibilità di avere un programma radiofonico e apre tanti orizzonti, è un'emozione spettacolare che voglio condividere con voi. Quindi sì, io e Leandra condurremo questo programma insieme che andrà in onda il sabato mattina su RBS, Rebel Sound Only. È una web radio di cui trovate i contatti sempre nei link in descrizione e che eh, avrà anche delle dirette video di questa trasmissione su Facebook e sul sito. Quindi, ecco, sono felicissimo ed emozionato di annunciarvi che
condurrò il mio primo programma radiofonico. Eh, Questo programma si chiamerà The Saturday Morning Show ed è un programma completamente pazzo, il cui format è stato appunto inventato e scritto da me e Leandra, in cui parleremo di tutto, parleremo di notizie, di curiosità prese dal web, ma parleremo anche di cinema, cose nerd, serie TV e parleremo soprattutto di musica, parleremo di curiosità, di canzoni, parleremo di artisti e inviteremo ospiti, avremo con noi ospiti del mondo della musica e non solo. E sono emozionato, sono davvero emozionato. E la prima puntata andrà in onda proprio questo sabato, quindi sabato 18 gennaio, dalle 10, 10:30 fino alle 12:30. Io mi sbaglio sempre, Lea, poi scusami, magari nei commenti pinnerò l'orario giusto perché non mi ricordo se dalle 12:30 alle 12:30, cioè dalle 10:30 alle 12:30 o dalle 11 all'una, non mi ricordo. Ve lo scrivo sotto nei commenti. E grazie, grazie ragazzi, è stato davvero un anno pazzesco e spero che questo 2020 diventi ancora più pazzesco dell'anno prima. E quindi vi abbraccio tutti e pace, amore e rock space. Ciao!